Ciao a tutti e bentrovati su Lernamo. Il video di oggi vi lascerà a bocca aperta. Infatti vedremo insieme i 7 diversi significati della parola pure. Non muovetevi! Per quanto assurdo possa sembrare, la parolina pure ha ben 7 significati differenti. Vediamoli insieme. Prima di tutto, pure è utilizzato come sinonimo di anche, dunque per aggiungere qualcosa. Per esempio, oggi ho comprato 2 paia di scarpe e pure un paio di occhiali da sole. Oppure, dopo tutto quello che mi hai fatto, non posso sopportare pure questo. Inoltre, con lo stesso significato, pure può essere utilizzato in senso negativo per esprimere dissenso, disapprovazione per qualcosa che non è stata fatta, ma che avremmo voluto fosse fatta. Per esempio, Rocco avrebbe pure potuto avvisarmi prima di andarsene. In questo caso Rocco non mi ha avvisata, ma avrei voluto che lo avesse fatto. Oppure, Maria e Giacomo avrebbero pure potuto dirci che andavano in vacanza da soli. Non lo hanno fatto, però noi avremmo voluto che ce lo avessero detto. Pure può anche essere usato in maniera pleonastica quando esprimiamo un dubbio, magari per enfatizzare un po' la nostra incertezza. Per esempio, il suo libro è davvero brutto. Bisognerà pure dirglielo prima o poi. Cioè, non so quando lo dirò, sono dubbiosa. Oppure, prova a dire ai tuoi genitori che hai speso tutta la tua paghetta per comprare i libri. Potrebbero pure crederci. Cioè, non è detto che ci crederanno. Forse sì, forse no. Ovviamente, prima di continuare, vi ricordo che alla fine di questa lezione potete passare dal nostro sito per fare gli esercizi automatici per questa e per tutte le altre nostre lezioni. La parola pure è usata anche quando facciamo qualcosa senza voglia, con noia, solo perché ci hanno costretto a farla. E di solito dopo c'è sempre una condizione. Per esempio, ok, andiamo pure al ristorante giapponese stasera, ma se troviamo tutto pieno, non lamentatevi. Cioè, io non avrei voluto andare al ristorante giapponese, ma alla fine ho accettato perché hanno insistito. Oppure, Luca e Paolo possono pure venire al cinema con noi, ma se cominciano a urlare, non prendetevela con me. Io non li volevo. Cioè, avrei preferito che non venissero, ma alla fine ho acconsentito. Ok, ora siete pronti per il prossimo significato? Espressione del giorno: fare o costruire castelli in aria. Questa espressione significa sognare a occhi aperti, fare progetti troppo ambiziosi e poco realistici. Per esempio, Graziana fa sempre castelli in aria. È convinta che Lernamo raggiungerà 100.000 iscritti entro la fine dell'anno. Ehi, ma questo non è un castello in aria. Sono sicura che ci riusciremo. Se lo dici tu. Pure è usato dopo un verbo all'imperativo, formale e informale, per rafforzare un comando, per incoraggiare qualcuno a fare o dire qualcosa. Per esempio, prego signora, venga pure. Oppure, dimmi pure, che succede? Pure può anche significare perfino, addirittura. Per esempio, lo ama così tanto che darebbe pure la vita per lui. Come se non bastasse, pure può anche introdurre
una concessiva. Infatti, se messo dopo un congiuntivo, assume il significato di anche se, mentre se messo prima di un gerundio prende il significato di sebbene, nonostante. Per esempio, fosse pure il ragazzo più bello del mondo, Paola non lo sposerebbe mai. Cioè, anche se fosse il ragazzo più bello del mondo, Paola non lo sposerebbe mai. Oppure, pur avendo studiato molto, Giuseppe è stato bocciato. Cioè, sebbene nonostante avesse studiato molto, Giuseppe è stato bocciato. Ok, lo so, questo uso è un po' complicato, ma non vi preoccupate perché io e Rocco abbiamo realizzato un video super chiaro su tutte le concessive, quindi dategli un'occhiata e tutto sarà più semplice. Dulcis in fundo abbiamo pur di. In questo caso il significato equivale a al solo fine di, con l'unico obiettivo di, e indica qualcosa che vogliamo fare a tutti i costi, anche se richiede grande impegno, sacrificio e sforzo. Per esempio, quel ragazzo farebbe di tutto pur di diventare un calciatore, persino abbandonare la sua famiglia. Oppure, ha tradito chiunque pur di vincere le elezioni. Bene ragazzi, ora come sempre è il vostro turno. Scrivetemi nei commenti delle frasi utilizzando pure. Ah, e non confondetelo con il purè di patate. Anzi, quasi quasi, ora vado a prepararlo. Alla prossima!